Ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo bellissimo ma semplicissimo maglione all'uncinetto. L'ho realizzato a punto basso con la tecnica del top down, quindi non ci sono cuciture. Ho realizzato una taglia M, bella comoda devo dire, e ho impiegato all'incirca 500 grammi di mistolana, all'incirca 800 metri di filato, uncinetto di lavorazione 6,5. Il maglione è bicolor perché anche per questo progetto ho utilizzato degli avanzi, quindi fatelo anche voi oppure utilizzate il filato che più vi piace. Spero che il progetto ti piaccia, ti aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensi e spero proverai a replicarlo. È un progetto davvero a prova di principiante, quindi se sei principiante e vuoi realizzare un maglioncino super facile e veloce tutto per te, questo è il tutorial che fa al caso tuo. A questo punto ti riporto direttamente al tutorial, come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanellina per non perderti le prossime novità e di seguirmi anche sui social. A questo punto, sigla! Per questo maglione avvierò 52 catenelle, un numero che deve essere divisibile per 4. Queste 52 catenelle all'incirca corrispondono a 55 cm. Infatti, indipendentemente dalla tipologia del filato e dalla taglia, bisogna avviare una lunga catenella. Una volta chiusa, questa catenella dovrà passare attraverso la nostra testa. Ok, 52esima catenella. Mettiamo tutto sul dritto e chiudiamo a cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. Ecco qui, questo lavoro deve passare attraverso la nostra testa, quindi deve essere minimo 50, massimo 55, ma anche 60 cm. E in più il numero delle catenelle deve essere divisibile per 4, perché innanzitutto durante questo primo giro facciamo una catenella, nella stessa catenella facciamo un punto basso, poi facciamo 2 catenelle e nella catenella successiva iniziamo a lavorare il primo punto di 13. 52 diviso 4 fa 13, quindi andrò a lavorare 13 punti bassi per adesso. 1, 2, 3, 4, 13° punto. Una volta fatti i 13 punti o comunque quelli che avete avviato in base al filato che ho utilizzato, il mio è bello spesso, con 52 punti ho raggiunto in fretta i 55 cm, andiamo a fare 1 e 2 catenelle di separazione e dal punto successivo in poi iniziamo a contare di nuovo 13 punti. 1, 2, 3, 12, ok, 13° punto. Abbiamo realizzato una seconda sezione, quindi anche qui facciamo 2 catenelle perché dal giro successivo faremo l'aumento e dal punto successivo iniziamo di nuovo a contare 13 punti. Lo dobbiamo ripetere per altre 2 volte finché non abbiamo realizzato insomma uno sprone quadrato. Tredicesimo punto e quindi per l'ultima volta facciamo le 2 catenelle e poi andiamo a lavorare le catenelle che ci rimangono, che in questo caso, visto che abbiamo iniziato già con un punto basso le 2 catenelle, ne lavoreremo 12 più il primissimo punto avviato ad inizio giro, sono 13 totali. Ok, 12° punto
e il 13° è proprio il primissimo, come vi dicevo prima. Quindi andiamo nel primo, chiudiamo con punto bassissimo, ci spostiamo nelle 2 catenelle di separazione con un punto bassissimo, iniziamo il secondo giro, catenella, e qui facciamo un punto basso, 2 catenelle più un punto basso. Poi andiamo a lavorare i 13 punti che abbiamo. 1, 2, 3, 12 e 13. Quando incontriamo le 2 catenelle di separazione andiamo a lavorare un punto basso, 1, 2 catenelle più un punto basso. Dobbiamo ripetere questo lavoro per gli altri lati che ci rimangono, 2 e il terzo, finché non completiamo il giro. Quindi continuiamo così. Ok, sono all'ultimo lato, guardate lo sprone quadrato, è davvero semplicissimo, lo ripeto. Faccio il 12° punto ed il 13°. Vado a chiudere nel primo punto basso di inizio giro, quindi chiuderò sempre allo stesso modo e inizierò il giro successivo sempre allo stesso modo, spostandoci con un punto bassissimo nelle 2 catenelle di separazione. E poi da qui ripetiamo, di giro in giro aumentiamo sempre di 2 punti. Uno a destra e uno a sinistra. Se nel giro precedente avevamo 13 punti, adesso ne lavoreremo 15 e così via finché non raggiungiamo la zona del seno. Quindi vi mostro un'altra volta e poi continuiamo da soli. Nelle 2 catenelle faccio un punto basso, 2 catenelle più un punto basso. Poi vado a lavorarmi un punto basso in ciascun punto sottostante. In questo caso lavorerò 15 punti bassi, 14 e 15, ok, e incontro le 2 catenelle, quindi un punto basso, 2 catenelle e un punto basso, e ripeto per tutto il giro finché non lo termino, lo chiudo nel primo punto basso con punto bassissimo, mi sposto nelle 2 catenelle e continuo il mio lavoro come dicevo prima, fino a quanto continuare finché non raggiungiamo la zona del seno. Quindi dobbiamo raggiungere insomma la circonferenza del nostro seno. Bene, in totale ho fatto 14 giri a punto basso, sono arrivata più o meno alla circonferenza seno, sono 45 cm, sono un po' abbondante ma va bene, sapete che amo i capi leggermente comodi. Giro manica siamo a 20, un po' abbondanti, ma poi quando andrò a realizzare le maniche farò sicuramente qualche diminuzione nella zona ascellare. Adesso continuo il mio lavoro, vado in sostanza a chiuderlo. Fatta la catenella faccio un punto basso e poi mi sposto direttamente nell'altro angolo e andrò a fare un punto basso. E procedo in tondo, andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante finché non sono all'altro angolo. Ultimo punto, sono al terzo angolo, quindi vado direttamente nelle 2 catenelle di separazione e faccio un punto basso, passo all'altro angolo al quarto ed ultimo, vado nelle 2 catenelle di separazione, faccio un punto basso e poi procedo punto basso sulla zona dietro o davanti. Continuo finché non arrivo al primissimo punto basso. Sto per terminare il giro 1. Questo non è un punto basso, è il punto bassissimo che mi è servito per spostarmi. Il punto basso è questo, lo si vede insomma. Quindi vado direttamente sul punto basso, altrimenti creo un punto in più. Dovrei andare a chiudere con punto bassissimo nel primo punto, ma si vedrebbe la maglia antiestetica. Quindi cosa faccio? Chiudo in maniera invisibile, allungo l'asola, vado a sostituire insomma il primo punto, entro nel secondo punto, non nel primo, porto l'asola fuori, mi inserisco nell'asola appena realizzata, ma anche nel primo punto basso, perché comunque ho l'asola, così non ho spazietti antiestetici. Tiro un po', giusto per stringere i punti, prendo il filo di lavorazione, lo faccio passare e inizio con una catenella che a fine giro, con lo stesso procedimento, diverrà un punto basso. E continuo in questo modo, lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante.
per questo giro e per i successivi, finché insomma non raggiungo la lunghezza che voglio conferire al mio capo. Bene, ho terminato tutti i giri, ne ho fatti in totale 30, che equivalgono a 28 cm, mentre tutto il maglione misura 49 cm. Terminato l'ultimo giro, vado a chiudere in maniera invisibile con l'ago. Qui ho la catenella iniziale, vado a formare l'asola, inserendomi nel primo punto basso, al centro dell'ultimo, e voilà! Chiusura invisibile. A questo punto posso nascondere il filo d'eccesso sul retro, quindi faccio il nodo e nascondo il tutto. Adesso ci possiamo occupare delle due maniche, una l'ho già realizzata, l'altra la faremo insieme, ma nello stesso tempo andrò a stringere un po' il giro manica perché in questo caso misura 19 cm, troppo largo per me. Andrò a stringere fino ad avere 17 cm, nonché 34 cm circonferenza giro manica. Misuro il mio giro manica, 20 cm, sì, non 19 ma 20, comunque non importa. Prendo un marcapunti e vado a segnare 17 cm, metterò il marker anche dall'altra parte, nel punto basso che coincide con il primo. Giro il mio lavoro, mi inserisco nel punto basso prima del marker e faccio una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Poi faccio un punto basso nel punto successivo dove c'era il marker. Poi qui ho 1, 2, 3 punti, vado a fare una diminuzione di 3 punti, quindi entro e prendo il filo per 3 volte. 4 asole e chiudo tutto. Quindi da 3 punti sono passata ad un punto singolo e vado a fare un'altra diminuzione prendendo 2 punti, 1 e 2. Quindi entro, prendo il filo, entro anche nell'altro, prendo il filo e chiudo le 3 asole insieme e voilà, altra diminuzione. Ora ho 1, 2, 3 punti e vado a diminuire 3 punti insieme. Sulla zona ascellare mi ritrovo 3 punti. Ora continuo il mio lavoro, il marcapunti non mi occorre più, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante finché non termino il giro. Nel frattempo conto anche i punti perché devo avere lo stesso numero di punti che ho sull'altra manica. Ne ho 35 per la precisione, quindi devo avere 35 punti. Se non ce li ho, vado a fare qualche altra diminuzione. 36, quindi ho 36 punti bassi, vado a chiudere in maniera invisibile al solito, ve l'ho mostrato prima. Faccio un punto e un altro punto nel punto successivo, vado a chiudere insieme questi due punti, così ho un totale di 35 e continuo. Un punto basso in ciascun punto. Dal giro successivo in poi non farò più diminuzioni, per me va bene così il mio lavoro, quindi termino il giro, lo chiudo e lo apro sempre allo stesso modo per avere comunque una chiusura invisibile e andrò avanti fino a raggiungere 41 cm. Farò un totale di 43 giri. Bene, ho terminato anche la seconda manica, quindi vado a chiudere anche qui in maniera invisibile. Stacco il filo e con l'aiuto di un ago mi inserisco nel primo punto basso, al centro dell'ultimo, blocco e nascondo sul retro il filo in eccesso.
Adesso vado a realizzare il mio colletto. Sono sulla parte davanti del mio maglione, ho inserito l'uncinetto al centro del mio maglione, ho 13 punti per ciascun lato, quindi ho inserito l'uncinetto a partire da destra nel settimo punto. Quindi posso fare anche un cappio, mi inserisco nel settimo punto e faccio un punto basso e farò un punto basso in ciascuna catenella sottostante. Anche sulla zona delle spalle. Sulla zona dietro. E procedo così per tutto il giro finché non mi riporto sul primo punto già lavorato. Penultimo punto basso, bene, vado a lavorare l'ultimo punto basso esattamente dove ho lavorato il primo. Adesso lavoreremo in righe, quindi facciamo una catenella e giriamo il nostro maglioncino. Iniziamo questa seconda riga facendo un aumento nel primo punto basso, quindi 2 punti nello stesso. Dopodiché continuiamo lavorando un punto basso in ciascun punto per tutta la riga. Sono quasi al termine della riga, lavoro il penultimo punto basso e nell'ultimo faccio un aumento proprio come ho fatto ad inizio riga. Infatti ripeteremo questa seconda riga per tutte le righe successive finché non siamo soddisfatti della lunghezza del nostro colletto. Catenella, giro il mio lavoro e nel primo punto rifaccio l'aumento, 2 punti nello stesso e poi vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Quando arrivo al termine della riga andrò a fare nuovamente l'aumento nell'ultimo punto, catenella, riga successiva, aumento ad inizio e fine riga e così via. Al momento abbiamo fatto insieme solo 3 righe. Bene, credo che 6 righe totali possano pure bastare, quindi io andrei a rifinire, visto che mi ritrovo sul dritto, questa zona per poi chiudere il lavoro. Nello stesso punto aggiungo un altro punto basso per un totale di 3 e poi per ciascuna riga lavoro un punto basso. Poi faccio un punto bassissimo nel punto dove ho lavorato i punti bassi per il colletto, quindi punto bassissimo e procedo sull'altra zona, quindi 1, 2, 3, 4. Aggiungo un punto basso dove avevo lavorato i primi 2, stacco un po' di filo e vado a fare una sola invisibile. Vado a sostituire il primissimo punto, entro nel secondo, altrimenti creo un punto in più, no? Ed è antiestetico rispetto all'altra zona. Quindi utilizzo questo trucchetto e voilà, nascondo il tutto sul dietro come al solito e il nostro maglione super facile è pronto. Insomma, il maglione è pronto per essere indossato. Amiche ed amici, io innamorata di questo progetto. Avete visto con quale facilità e velocità l'ho realizzato? È davvero un progetto a prova di principiante. Io spero che vi sia piaciuto il tutto, vi aspetto come sempre giù nei commenti e vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Per questo è molto importante iscriversi al canale e attivare la campanellina, in questo modo riceverai la notifica ogni qualvolta un nuovo contenuto sarà qui disponibile e seguimi anche sui social, mi raccomando. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, alla prossima, un bacino a tutti!